Genova inizialmente non rende l'idea, non faccio paragoni rispetto a Roma, cioè comunque il mare, stacchi dal lavoro e a 5 minuti e non che ti devi fare mezz'ora di traffico sull'Aurelia, sulla Pontina, dove vuoi, trovi anche il mare pulito, anzi qua sono schizzignosi perché comunque se vedono due alghette, due spume dicono che è sporca. Qui hanno una strada sopraelevata che tu fai in macchina, devi andare piano perché c'è il tutor, ti puoi ammirare tutto il centro della città dall'inizio fino alla lanterna. Il Roma Club Genova fa sostanzialmente quello che fa qualsiasi Roma Club, ovvero raduna tutti i romanisti che sono un po' sparsi per l'Italia, nel mondo, insomma. Li riunisce e crea una famiglia soprattutto. Siamo un Roma Club piccolino perché comunque Genova non è gigantesca, abbiamo circa 70 soci e mediamente siamo sulle 20-25 persone per ogni partita. Qua siamo nel quartiere di San Fruttuoso, siamo non lontanissimi dallo stadio, non è che siamo ben visti, sei sempre fuori casa, ecco, come il nostro slogan Nati in trasferta, per cui un romanista romano a Genova come vive la Roma? La Roma la vive in maniera forse un po' più viscerale, proprio perché non è a Roma. E qua sei sotto attacco, tra virgolette, sei in mezzo a Genoani, sei in mezzo a Sampdoriani che ti rompono sempre le scatole, che c'è sempre la presa in giro e tutto quanto. Per un romano che vive a Genova, romanista, la Roma è Roma, perciò la squadra è la città, perciò almeno io personalmente identifico la squadra con la città, perciò io quando vedo la Roma vedo Roma e quando vedo Roma vedo la Roma, è un tutt'uno. Papà è nato a Roma, i miei nonni sono là e quindi papà tifava a Roma e mi ha attaccato questa cosa e quindi la tifo anch'io. Anche da casa, magari la sera, poi se non riesco a vederle, la mattina chiedo a papà il risultato. Sta seduto sul divano e ci dice di far silenzio. Io sono un recente acquisto della Roma, nel senso che prima non ero interessato al calcio. Ho sposato una romanista sfegatata che andava allo stadio quando aveva 15 anni, mia moglie, per cui quando ci siamo sposati mi ha detto tu sei della Roma, vero? Ho detto ma io no, tu sei della Roma, ho detto ok, sono della Roma. Le nostre attività principali a livello sociale sono due. Una è quella lì della donazione di sangue che facciamo periodicamente, quando possiamo, a secondo del bisogno, sia ospedale o piuttosto che Avis, eccetera, eccetera, andiamo lì in quanti più possibile, delle volte magari saremo 10, delle volte siamo in 6, insomma chi può venire viene e fa questa donazione. Collaboriamo con una Onlus che si chiama Band degli Orsi. Questa Onlus si occupa sia dei bambini che sono degenti all'ospedale Caslini e sia dei loro genitori. Abbiamo organizzato un torneo di subuteo, in cui i proventi sono andati a loro, pannolini omogenizzati, compriamo queste cose qui e le portiamo direttamente a loro. Sono romanista non per famiglia, non perché comunque in casa tifano altre squadre. Ho avuto questa passione da piccola che ho coltivato da sola negli anni. Ho sempre cercato un Roma Club Genova. Questa mia amica qui mi ha detto guarda ti do questo contatto che è il presidente del Roma Club Genova e per me è stato comunque molto bello perché ho trovato degli amici, ho trovato comunque non più la cosa di vedere la Roma da sola.
Genova è sorprendente, è una città che ti sorprende, è uno di quei posti in cui tu non sogni mai di andare a vivere, domani mi trasferisco a vivere a Genova, invece è quasi un'ingiustizia, è proprio un'ingiustizia perché è una città talmente bella, talmente complessa, complicata, che merita davvero la pena di viverla. Poi io ho sposato una genovese, mia figlia è genovese, quindi come parlarne male. Hanno una capacità di autodenigrarsi un po', si credono meno di quello che sono. È un peccato, si credono molto burberi, si credono poco accoglienti, invece è tutto il contrario, sono persone veramente accoglienti, mi hanno sempre fatto sentire a casa, dico la verità, dall'inizio. I genovesi sono diffidenti all'inizio, poi però quando prendono confidenza sono molto di cuore. Ho saputo del ponte sempre partendo dal fatto che poco che vivo qui, dico la verità, non sapevo che si chiamasse Ponte Morandi. Noi ci eravamo passati il venerdì prima, eravamo andati a mangiare la pizza da una parte con una famiglia, già ero passato, però di notte a quell'ora al ritorno dissi a mia moglie: guarda, io non ci ripasso al ritorno perché mi spaventa. Quel giorno lì ero a lavorare, io lavoro in uno studio dentistico e una paziente è arrivata leggermente in ritardo e si è scusata di questa cosa dicendo: scusate, c'era traffico, è caduto il ponte Morandi. Nel momento in cui ho scoperto che era il ponte di Brooklyn è stata una bella botta. Allora, io ho la fortuna, barra sfortuna, di lavorare in linea d'aria a 500 metri da qua. Ero al lavoro di primo turno, gestivo l'imbarco e sbarco delle navi in un porto, ho sentito un fragore, un tuono incredibile, però subito non ci sono andato a pensare. Tempo 6 minuti dopo ho ricevuto la prima foto con un messaggio quasi stringato, ho scritto: è venuto giù il ponte di Brooklyn. E io ho detto: ma no, ma va, ma dai. Per noi genovesi è stato un evento che non ci se lo aspettava. Un genovese medio ci passava sopra 3 volte al giorno, 4 volte al giorno. Una volta per andare al lavoro, una volta per tornare, una volta per andare ad allenamento, qualsiasi sport, calcio, palestra. Andavamo allo stadio e si passava di lì perché era la via più veloce per evitare il centro. Lì dietro c'era il ponte di Brooklyn, noi genovesi eravamo abituati a chiamarlo così. Un anno dopo la ferita è aperta, un anno dopo il genovese la patisce veramente tanto questa e la sente ancora veramente tanto. Col discorso che il mese scorso c'è stata la demolizione, i genovesi hanno un po' elaborato sto lutto, mettiamola così, e sono ben pensanti. Io quest'anno faccio il 32esimo anno di calcio giocato, ho iniziato a tirare i primi calci a 3 km da qua e l'anno scorso mi allenavo ancora più vicino dal Ponte Morandi, 300 metri dal ponte. In genovese giocava a ballon. E noi siamo più sfortunati a livello di genovesi o comunque di liguri perché non abbiamo tanto spazio e quando infatti usciamo col calcio fuori regione lo paghiamo perché sono abituati a giocare in campi in erba, cose del genere. Noi abbiamo un campo dove ci giocano e dove soprattutto si allenano 1200 persone in 6 ore, 7 ore. Il calcio è così, a Genova lo viviamo così. Siamo molto inglesi, ne veniamo dagli inglesi e lo viviamo come gli inglesi e ne andiamo abbastanza fieri di questa cosa.
Chi ha segnato a Roma? Chi ha segnato? Allora, io mi chiamo Massimo, detto Erpezzaro, perché ho l'incarico e l'incombenza di mettere la pezza durante la partita. Cosa fondamentale, perché da come viene messa la pezza si determinano le partite in una grandissima vittoria o in una vittoria più piccola, ma sempre vittoria, perché la pezza è fondamentale all'interno di questo club. Infatti abbiamo visto che tutte le volte che mette la pezza non vinciamo mai, chissà come mai. Scusa, Pronto? Io sono diventato romanista perché quando ero piccolo mio padre mi ha portato allo stadio e c'era l'usanza che l'ultimo quarto d'ora aprivano i cancelli dell'Olimpico. Perciò hanno aperto i cancelli dell'Olimpico, io sono entrato con mio padre e con mio fratello, mano nella mano, siamo entrati dentro lo stadio nel momento in cui segna la Roma e perciò la curva sud esplode di colori, urla, gioia e io l'imprinting come l'anatroccolo segue la mamma, ecco, non potevo che diventare romanista. Forza Roma! Il mio presidente dice che la pezza porta sfiga, no? Questo rituale. Il Pezzaro porta sfiga. No, il Pezzaro non porta sfiga, ma bensì fortuna, perché è alla base di tutto il Roma Club. Nella scala gerarchica del club, il Pezzaro è allo stesso livello del presidente e perciò è fondamentale. Però non hai risposto alla mia domanda, perché porti sfiga? Ma perché il Pezzaro non porta sfiga, il Pezzaro è la luce. Basta dopo questo,